Adesso ti prego, padre, io non so come ringraziarti. Mi hai accolto, tanta grazia c'è in te, padre buono, reverendo e santo. Non posso essere tua figlia, ma ti prego, trattami come tuo servo e ti servirò, ti giuro, per tutta la mia vita. Sono incantato dalle tue parole, ma che dici, figlio mio? Ho provato un gran dolore dopo la tua partenza ed ora ho capito il perché dalle tue parole. Posso dire che tu sia risuscitato, dolce figliuolo, che tu sia benedetto. Ti prego, non allontanarti mai più da me o lasciarti andare alle tue vane glorie. No. Malerba, mio fedele servitore, voglio che tu ordini un solenne banchetto e soprattutto fammi un grande favore. Invita amici e parenti e uccidi il vitello più grasso che abbiamo. Ti prego, fa che il banchetto sia ricco e ben ornato. Il buon signore sarà fatto quello che dite. Allestirò un solenne banchetto, vi farò un grande onore molto volentieri, non dubitate, lasciate fare a me, non ci pensate. Ora vado ad allestire il banchetto. E fa che ci siano anche i suonatori di strumenti. Caro signore, vi farò contento. Che siate i benvenuti tutti quanti. Ben trovato, sia benedetto Dio e tutti i santi, perché il tuo dolce figlio è ritornato. Egli ha convertito i pianti in gioia, siamo tutti molto consolati. Siamo venuti avvisati dai tuoi servi, perché i tuoi desideri siano esauditi. Sento degli strumenti suonare in casa, ma non capisco il perché. Cioè così, magico mi sente. Ma non ne capisco la ragione, perché quando sono uscito mio padre stava impazzendo di dolore. No, e sappi che è tornato tuo fratello e che ho allestito un grande banchetto. È per questo che facciamo festa. Oppure ho ucciso il vitello più grasso. Entra in casa se vuoi vederlo. Non si è mai vista una festa così grande. E tuo padre non è mai stato così contento da quando lo conosco. Può essere che per quello scellerato mio padre faccia fare una festa. Si è giocato tutto quello che aveva. Non doveva riaccettarlo in casa. E invece sembra che sia tornato con gran profitto. E si fanno suonare anche gli strumenti per lui. È proprio vero che chi fa del male riceve in cambio del bene. Povero me. Per me neanche un bilaniero si sarebbe ucciso. Mentre per mio fratello, che è pieno di vizi e di ogni errore, si è fatto ammazzare anche il vitello. Mi scoppia il cuore dal dolore. Non voglio andare in questa festa e non voglio nemmeno tornare a casa.
Signore, vostro figlio maggiore non vuole rientrare in casa. Ha sentito parlare di questa festa e non gli sembra giusto che facciate tanto onore per suo fratello perché vi ha disubbidito. È afflitto e pieno di dolore e per questa ragione non vuole rientrare in casa. Figlio, non ti arrabbiare perché faccio festa per tuo fratello e non credere che non ti ami. Dai, non pensare che ti stia facendo un torto. Vieni in casa con noi a festeggiare tuo fratello che è ritornato sui suoi passi. Si può dire che si è risuscitato. Sono sicuro, non voglio rientrare in casa. Non mi convincerai con nessuna supplica. Per questo pessimo baracchiere fate fare tanta festa e suonare anche gli strumenti. Figlio diligente, non mi rispondere in questo modo. Spoglia la mente da ogni invidia e torna in casa per amor mio. Sei sempre stato ubbidiente. Per favore, continua ad esserlo. Dai, vieni in casa e festeggiamo insieme tuo fratello. E va bene, padre. Per il tuo dolce parlare sono disposto ad ubbidirti. Voglio soddisfare appieno ogni tua voglia. Perdonami se puoi. Povero me che ti ho fatto tanto arrabbiare. Non voglio più allontanarmi dalla tua volontà. Disponi di me come credi liberamente. Caro fratello, bentornato. Non pensavo ti avrei mai più rivisto. Rendo grazie a Dio. Quando pensavo che eri andato via da solo, sospiravo per te giorno e notte. Ora che il Signore sia lodato, perché sei tornato a casa sano e salvo. Fratello Teodolce, non credevo di aver potuto mai rivedere in questa mia vita. Ma se tu sapessi in quanti affami e guai sono stato dopo che sono partito, di certo non mi compatiresti così tanto. Ma nostro Padre, per sua infinita pietà, mi ha voluto riaccettare con gioia e ha perdonato il mio grave peccato. Non c'è un così scellerato peccatore che il benigno Gesù da sé scacci, anche se ha commesso un grande errore, purché si voglia sciogliere da falsi lacci e ritornare con cuore convertito. Lui nel regno suo sarà esaltato con tutti voi, che la devota storia del Vangelo sacro contemplato avete. Al vero Dio che è nell'eccelsa gloria, con puro affetto grazie rendete, che vi insegna a giungere alla vittoria in queste spoglie dove involti siete, a ciò che al fine di questa breve vita vi sia concessa la gloria infinita. Grazie. Ringrazio innanzitutto il pubblico che ci ha ascolti in questo modo e ovviamente il mio più grande grazie va a tutti loro per questa proprio semplicissimo per diverse ragioni, un po' per il poco tempo, insomma in un mesetto e mezzo più o meno imparare tutte queste parti a memoria riguardo il povero figlio frodico soprattutto
E quindi adesso ve li vado a presentare. Innanzitutto abbiamo la donna che fa parte del 2% della popolazione mondiale con i capelli rossi naturali, la nostra Randellina Regina Rosati. La mia spalla destra, la mia aiuto regia, che fino a 2 giorni fa io e lei stavamo tranquilli, guardavamo le prove, dirigevamo, poi 3:40 di 2 attori e abbiamo imparato 2 giorni fa quello che più o meno abbiamo detto durante la sacra rappresentazione. Carina, è venuta adesso in mente, senti Simone. Colei che è 7 in 1 come la chiesa di Santo Stefano a Bologna, lei è l'accidia, l'invidia, l'ira, l'avarizia, ce le ha tutte, ma non è niente di tutto questo nella sua vita reale, ovviamente. I 7 vizi capitali, Simonetta Grassi. Il nostro Angelo è il vero regista della compagnia, io ho fatto finta di. Lui è stato zitto in tutte le prove dall'inizio alla fine, non mi ha detto nulla, avrà riso dentro se stesso come non mai. Il nostro Angelo Simone Monucci. Qualcuno tra il pubblico mi ha detto che la parabola del figlio prodigo non si chiama più la parabola del figlio prodigo, ma si chiama la parabola del padre misericordioso, ma non solo misericordioso, benigno, pio, santo, buono, misericordioso, il nostro padre Federico Germa. Sotto questa barba c'è una donna, c'è una psicologa addirittura, però crisi di identità stasera chissà. Io veramente, cioè quello che ho imparato in poco tempo questa donna a recitare è veramente incommentabile, anzi si commenta da solo, e quindi ringrazio Emanuela Appolloni. Allora, adesso dico 2 cose in latino brutte, o in cauda venenum o dulcis in fundo, come preferite. Altissimo, purissimo poco, sul levissimo ci sta lavorando moltissimo, ve lo garantisco, il nostro figlio maggiore Gianni Ambrosini. Grazie ancora. E Fabio Ciambelli. Possiamo fare un paio di domande? Certo. Emilia, tu che sei? Allora, intanto vorrei ringraziare Fabio perché l'idea di organizzare questo spettacolo, che poi io ho accettato di buon grado, è in realtà venuta a Fabio, non da prendere con me, non vi ho costretto a cena, non mi ricordo, lui ha detto ma noi potremmo fare una sacra rappresentazione del figlio prodigo, e quindi è lui la prodiga. Detto questo, io volevo chiedere al regista, non a Fabio, com'è stato l'approccio al testo, cioè sia in termini di modernizzazione, perché l'opera è scritta in toscano, no, del 400, e anche in termini di come dire, pubblico, nel senso che cosa è pubblico medievale che dentro queste cose ci viveva, diciamo, e il pubblico contemporaneo. Forse io faccio fatica quando faccio lezioni, quest'anno ho fatto un corso sul figlio prodigo, sono dovuta partire dalla PC, non potevo dire che era la parabola del padre che aveva 2 figli, che pare che adesso sia il titolo, diciamo, più o meno riconosciuto, perché loro hanno un concetto di misericordia, insomma. Quindi, come avete detto, qual è stato il vostro approccio al testo anche in questi termini, cioè come farlo passare a un pubblico moderno, diciamo contemporaneo, di esperti e non. E poi legato a questo, quindi, tutte le cose, la riscrittura del testo, cioè come lo avete. Allora, il testo dal punto di vista linguistico era molto difficile, ovviamente, anche perché
l'edizione moderna del testo è una collazione di vari testi. C'è una versione del tardo 400 appunto originale di Antonia Pulci, dove ci sono i 7 vizi ma non c'è la scena, c'è la scena iniziale delle carte ma non ci sono i 7 vizi. Nel 600 vengono tolte le carte, vengono messi i 7 vizi. Poi viene fatta un'edizione moderna che appunto mette un po' insieme tutte queste caratteristiche. Allora, il testo secondo me andava modernizzato, cioè una volta letto il testo ho detto ok, non si può mettere in scena una cosa del genere in poesia fatto da ottave, rimate A, B, A, B, A, B, C, C, insomma era veramente un testo pesante. Poi come ho detto a qualcuno di voi, con tutto il rispetto parlando, Antonia Pulci non era Dante, quindi come dire, ecco, anche il recitarlo non era poi così semplice, ma non dava neanche troppa, secondo me, insomma, giustizia al testo. Quindi parlando anche un po' con Yolanda, sicuramente sono intervenuto prima di tutto sullo spelling, ovviamente modernizzando il più possibile, poi sulla sintassi, perché ho trasformato tutto il testo in poesia in prosa, tranne 2 personaggi che sono i personaggi sovrannaturali, l'angelo e i 7 vizi capitali, che sono rimasti poverini con quel linguaggio lì. Quindi spelling dal punto di vista sintattico, e alla fine sono intervenuto anche sul lessico, appunto il vitello saginato. Forse dire vitello saginato a un pubblico italiano contemporaneo di media cultura o di alta cultura, quello che vogliamo, forse era un po' troppo, quindi alcuni interventi sul lessico sì, quelli li ho fatti, e per questo motivo secondo me, ecco, pubblico e lingua vanno di pari passo in questo senso, cioè la modernizzazione linguistica forse nel 2025 consente una maggiore, come dire, stage appeal, cioè si può mettere in scena più facilmente, secondo me. Questa infatti è stata la mia scelta, giusta o sbagliata, insomma, se la siete beccata così. La cosa curiosa, questo lo dico per chi lo sapesse, che in realtà l'unica edizione moderna, diciamo, che abbiamo italiana di Antonia Pulci in realtà è fatta da un'americana, Elizabeth Weaver, che ha preso la prima edizione, quindi quella con i vizi capitali, quella che Antonia Pulci ha mandato a stampa, in sostanza, e poi l'ha tradotta in inglese, però ecco, questo per dirvi anche... L'inglese è meglio dell'italiano, l'inglese è molto meglio dell'italiano. Questo anche per dirvi un po' la storia, diciamo così, del testo. Non è mai stato edito, diciamo, stampato in epoca moderna, insomma contemporanea, non esiste oggi, mentre invece i testi di Lucrezia Tornabuoni sì, tutti pubblicati, ampiamente commentati. Antonia Pulci no. Perfino la cugina di Michelangelo ha avuto l'onore di un'edizione, Beatrice del Sera, che ha scritto un'opera teatrale anche lei, era una suora lei. E Antonia Pulci no, abbiamo pensato Posso? Allora, sapendo l'esperienza del regista Fabio Ciombella, nulla. No, fammi finire. Rispetto alle musiche e alle danze medievale, rinascimentale, io mi sono chiesta se la danza che avete rappresentato fosse una danza, ma penso di sì, così mi rispondo da sola, fosse una danza che rimanda a qualche appunto a un movimento e a delle modalità rappresentative che avete deciso, hai deciso in base a testi relativi alla danza nel periodo medievale e rinascimentale. Sì, allora sono 2 danze in realtà, non una. La musica è quella della volta, che è una danza rinascimentale italiana, che dall'Italia poi passa anche in Inghilterra, mentre quello che avete visto era al centro con i salti di Federico e Simonetta, era appunto la volta, e di qua invece si ballava la pavana. Perché ho fatto questa cosa? Perché era una festa dove non si hanno, mentre si hanno molte notizie sulle danze di corte, poco si sa, non pochissimo, ma molto meno si sa delle danze ballate nelle case della nobiltà. Quindi questo poteva significare che c'erano balli simili o
che magari avevano più provenienza popolare, quindi ho cercato di unire queste due danze perché sono una all'opposto dell'altra. La pavana, la danza per eccellenza di corte, ha origine a Padova, perché se non lo dico Alessandra altrimenti poi a cena me lo ricorda, sì, ha origine nella città di Padova, è stato un onore a Padova, così come la musica dei vizi capitali era Matteo da Perugia, così almeno mancava il lago, per Como purtroppo non è arrivato al lago. Comunque, la pavana, la danza per eccellenza, insomma, è anche quella che in qualche modo simulano Romeo e Giulietta palmo a palmo, infatti è per quel motivo che sono. Però, come avete visto, non si toccavano più di tanto, mentre al centro, nei salti, ovviamente quando l'uomo deve sollevare la donna, sì, questa danza è l'opposto della pavana, perché la volta è una danza che fece molto scandalo all'epoca, perché addirittura, come avete visto, l'uomo metteva le mani tra le scapole della donna, incredibile, e quando la donna saltava si vedevano addirittura le caviglie, dovete pensare, cosa incredibile, e per il grande sforzo il sangue affluiva alle guance, e questi erano tutti rimandi ovviamente sessuali che non potevano in alcun modo essere messi in scena, per questo che i puritani in Inghilterra si scagliano contro la volta, quindi l'ho voluto dire tutte e due insieme così. Per scioccarci. Scelta di regia, esatto. Adesso basta con il regista. Sì. Voi, gli attori che hanno messo in scena questo genere testuale così un po' poco visibile nei teatri, che esperienza è stata per voi? Per noi è un'esperienza fantastica, abbiamo avuto molta cura, come l'ho detto, anche perché il testo originale Fabio me l'aveva fatto già leggere, quindi per fortuna l'ha cambiato, perché noi abbiamo già avuto un'esperienza, perché la nostra situazione è Borromina, che ha sede a San Martino al Cimitero, il piccolo borgo medievale della provincia di Terbo, che vi invito a visitare, faccio anche un po' di pubblicità. Abbiamo rimesso scena dal 2017 Borromina, sì, da Borromini. Dal 2017 allo scorso anno. Perché l'ha costruita Borromini sulla piazza Navona. C'è tutta una storia. Adesso se di mezz'ora di tempo. Abbiamo messo in scena questa ottobrata sanmartinese, in poche parole la rivocazione di una figura a Roma conosciuta nell'epoca barocca, che è Donna Olimpia Pamphili, la principaccia di piazza Navona, che è anche la principessa del nostro borgo, la cognata di Innocenzo X. Quindi abbiamo messo in scena la visita di Innocenzo X nel nostro borgo, proprio basata su fatti storici che arrivano su delle fonti. Quindi non è per noi la prima esperienza, un costume d'epoca, cioè non è la prima esperienza, un linguaggio molto più facile rispetto a questo, che secondo me non ammette tante, diciamo, sbavature, tanti errori da parte nostra, perché poi per riprenderci è un po' più complicato rispetto al linguaggio del 1650, che era molto più semplice rispetto a questo. Grazie Fabio che ce l'hai semplificato. Una domanda, posso? Volevo sapere se nel testo fonte c'era già questa sublimazione, mistificazione della reazione del fratello, che la psicologa può dirci naturale, è impossibile che non provasse grande rancore, voglio dire che non rinfacciasse molto al padre, ecco, c'era già questa mistificazione nel testo di Antonio Pucci sì, è molto più, posso dirlo, umano rispetto al Vangelo. Ma questa in realtà è una cosa che succede nella letteratura e in realtà inizia nell'arte, nelle vetrate delle cattedrali francesi. L'ultimo riquadro vede molto spesso, non sempre, fratello maggiore e fratello minore abbracciati, quindi con la riconciliazione, mentre invece la parabola non è questa. Sì, è vero, il figlio prodigo qui in 443, vabbè d'accordo, mi arrendo. In realtà la prima, diciamo, riscrittura, proprio in termini, diciamo, generali, è proprio quella delle vetrate, di alcune cattedrali, le maggiori cattedrali francesi nel 200, e da lì nasce anche tutta l'importanza data al gioco d'azzardo, alla vita fuori. Poi la letteratura se ne appropria, ma viene dopo. La cosa in chiesa, per esempio a Chartres, metà dei pannelli è dedicato alla vita del figlio prodigo, in compagnia dei vizi, del gioco d'azzardo, prostitute, eccetera. Alessandra, è una domanda forse poca. Questa cosa che il figlio prodigo nella prima parte continua a parlare per proverbi,
Era un testo originale? Sì, assolutamente. Perché come se usasse la sapienza, diciamo, Lo dice anche il proverbio, Sì. È il testo originale. L'olio c'è sempre. Benissimo, grazie. Grazie.